Unboxing Power, raga, un plastichino, binari Marklin come potete vedere, e questo scorcio mi piace un botto, c'è quell'anello di ritorno che praticamente da terzo livello scende al primo, anzi al secondo, e questo che dal terzo livello va al quinto. Pieno veramente di cose da guardare, raga, godetevelo perché è veramente eccezionale. Mi ricordo, raga, sempre di mettere le votazioni qua sotto del plastico che vi piace di più, anche se so che vi piacciono tutti, ma più o meno una stima ci può stare, o super giù. Bella zona industriale, ragazzi, molto bello. Oh ragazzi, quest'Ice che è passato a 350 all'ora, dai, troppo esagerata la velocità secondo me. Oh raga, ambiente tra virgolette natalizio, con la neve, binari pitturati in maniera gradevole, ma la neve un po' meno, ragazzi, non è proprio il massimo come è fatta, però vabbè. E dico io, raga, però questi treni tedeschi potete un po' imbrattarli, invecchiarli un attimino, ci potrebbe stare secondo me. Ecco di nuovo l'Ice, stavolta a una velocità un po' più accettabile, ma forse era l'effetto curva che mi dava quell'effetto inaccettabile. Che cosa sta arrivando, raga? Un bel diesellone gigante. No, 7-8 vagoni. Ok, va bene. E con ancora dei binari, e anche nella parte sopra si vedono dei binari. Questa parte qui deve essere coperta, mentre questa qua, quando ho fatto l'ampliamento, ho deciso di tenerla simulando un cambiamento di tracciato, quindi inizialmente il percorso entrava in galleria, dopodiché hanno realizzato quest'altra galleria per rendere il percorso più veloce. È stato un pretesto per aggiungere questa parte che, come potete vedere, è abbastanza montagnosa, non ci sono tanti binari, perlomeno a vista, ed è da terminare. In particolare abbiamo un tunnel stradale lì e questa zona qua. Già qui sicuramente realizzerò quella copertura con un'altra tecnica. Una quindicina di anni fa, quando iniziai quel lavoro che poi non portai a termine, lo feci con di fatto della cartapesta. Si tratta di un plastico, ma di un tizio, Model Blankler, tedesco, che mi è balzato agli occhi, mi sono iscritto subito perché fa un sacco di cose molto carine. In questo caso ha fatto vedere come fa a creare la strada per il Faller Car System utilizzando la taglierina che serve per selciare il tracciato dove inserire il filo metallico, e guardate, ha fatto un bel lavoro, dategli un'occhiata perché è molto bello quello che fa, fa tante cose nel suo canale, andatelo a vedere. Si credo appunto si chiama Model Blankler, ma forse sto pronunciando male. Guardate quanto è bello vedere un kit, in questo caso DHL, il TIR, che viaggia sulla strada. In questo caso ha fatto una strada molto piccola, mantenendo appunto un allineamento preciso gestito da un filo metallico. Spettacolo. Concludiamo questo video con Giovanni Branca, l'ho trovato per caso, un canaletto molto simpatico perché c'ha su un sacco di video di vari plastichini come questo, di quelli stile vintage, stile che mi sono subito fermato perché mi ha fatto tornare indietro nel tempo anche questa cosa, perché mi ricordava i plastici che mi faceva mio padre, così proprio belli, grezzi, così, no? Dove potevi comunque far girare il treno, divertirti, spostare le case a mano, cambiare continuamente il layout, ed erano molto carini, quindi mi è piaciuto lo stesso. Sì, ovvio, non stiamo parlando di voglio dire di dettagli, no? Di quelli da super modellisti accaniti, però raga, mi divertono un botto sti plastici, quindi io voto anche per questo tipo di plastici molto vintage molto alto, perché mi piacciono queste tipologie di plastici. Fatemi sapere cosa ne pensate, perché secondo me lo trovo molto interessante. Ne ha più di uno di plastici nel suo canale, andatelo a vedere, secondo me ne vale la pena. Se volete andatelo a controllare, dove appunto dice che c'è stata questa manifestazione al Matford Livestock Center di Exeter, dove hanno presentato 35 layout, quindi raga 35 plastici più vari diorami portati da vari club di varie scale, quindi da 00, scala N e qualcosa di più grande. Quindi andatelo a vedere perché questo video dura 50 minuti, raga, c'è un botto di roba da vedere, io non mi sono stancato di guardarlo, e ovviamente io vi porto solo alcune parti delle immagini di questo video, e ovviamente vi invito a votare, ma poi dopo andate a guardare, raga, veramente spettacolare.
Infatti, raga, guardate, iniziamo proprio in questo modo, cioè abbiamo questa movimentazione di diesel che io amo tantissimo e mi piace come si muove la dinamicità all'interno di questi plastici. Lo noterete anche guardando il video per intero, perché sono fluidi i movimenti dei treni, fatta eccezione di questo momento qua, che qui non ho capito. Sono andati su un layout probabilmente di appassionati di carri militari, ma qua vedo veramente qualcosa di strano. Questa penso sia scala N, anzi è scala N, e vedo veramente qualcosa di ignobile, oserei dire ignobile. Veramente non mi piace per niente questa parte durante la marcia dei treni. Questa cosa non mi è piaciuta per niente. Anche qua, guardate, succede qualcosa di molto strano in questi scambi dove il treno sembra quasi sviarsi per poi girare. Ci sono delle curve contro curve molto strette, molto particolarmente inusuali, e poi rimango comunque scioccato dalla bellezza dei loro rotabili. Questa sembrerebbe quasi una metropolitana, penso, assomiglia molto, correggetemi se sto sbagliando, però a me sembrava quello. E il dettaglio del plastico è molto bellino, mi piace molto. Il mattonato, sapete che io impazzisco per il mattonato, ma raga, ma sentite anche sto rumore sotto? Non è per niente gradevole. Guardate il saltellio che c'è qua, lo vedete già da soli lo scambio, e qua ci potevano dare una piccola limata per metterlo a livello, perché ovviamente ci sta che durante l'installazione qualcosa può cambiare, lo sapete, il legno si gonfia, può succedere di tutto, ma quando vi accorgete che c'è un problema così, correggetelo, raga, correggetelo. Questo canale si chiama Mila 2021, è tedesco penso, e in questo caso andiamo a vedere qualcosa di veramente bello in scala H0. Si tratta di questo splendido plastico che io ho avuto modo di guardare nei dettagli andando a spulciare nei suoi video, e queste sono solo alcune delle parti secondo me molto molto belle. Io non amo parlare mentre, diciamo, passano i treni, perché secondo me è giusto lasciarvi anche un po' di ASMR di quello che accade, perché è veramente spettacolare. Guardate che bello questo treno merci che passa su questo scorcio del plastico nella fase angolare e in una zona della stazione. Guardate raga, divertitevi, e soprattutto vi ricordo, mettete i commenti con le votazioni da 1 a 10 di quanto vi piacciono questi plastici. Guardate questa entrata in stazione ragazzi, è fenomenale. Siamo in uno stile prettamente tedesco, guardate, tutto il caseggiato che vedete sul lato destro è prettamente Faller, li riconosco tutti, li ho montati tutti nella mia vita, quindi li conosco perfettamente. Altro canale tedesco ragazzi, si parla di Knox Wilberbanner, ok, spero che l'abbia pronunciato bene, andate a vedere il suo canale, è un canale che ha pochi iscritti ma un botto di video con un botto di visualizzazioni, non capisco il perché, probabilmente forse dovuto dalla scarsa qualità delle immagini, non lo so, però a me la partenza di questa VR50 con decoder Zimo, con un sound speciale, a me piace tantissimo, è uno secondo me tra i migliori di questi video, ma l'unica cosa forse probabilmente è la qualità video che scarseggia un po'. Raga, guardate che roba, cioè è un'associazione credo di Savona, ma guardate lo spazio che hanno a disposizione. Devo dire la verità, ho visto spazi più grandi, ma hanno sfruttato molto bene su vari livelli lungo le pareti con questi plastici modulari. Guardate che lavoro raga, veramente bello, cioè no, fighissimo, è in lavorazione. Io credo che questo video sia stato girato nel 2018, da quanto ho visto, sì, 2018, e devo dire che secondo me poi avranno fatto dei progressi, quindi chissà come sarà.
vi invito ad andare a guardare. E ovviamente raga, da questa settimana in poi non commento più con i miei voti, perché ho visto che a qualcuno dà fastidio. Vabbè, accettiamo anche questa cosa e fa niente, non è un problema, votate voi però, quindi aspetto tantissimi commenti da parte vostra con tutte le votazioni da 1 a 10 di tutti i plastici che vedremo in questo video di oggi. Wow, ragazzi, bellissimo il passaggio di questo treno pilotato da una 444, ragazzi, wow, oh, si scende, non si va sul ponte in cemento, ma si va sotto in una linea a parte, a binario unico. Devo dire che è molto bella la massicciata, a mio parere è stata stesa abbastanza bene e credo che comunque ci sia ancora tanto lavoro da fare in questo plastico, perché vedo laggiù, oh ragazzi, ma quanto è grande! C'è un elicoidale in fondo, no, è un anello di ritorno, no, forse è un semi-elicoidale perché ha 2 livelli, quindi abbiamo un elicoidale, sale di livello, vediamo se sale, raga, sono curioso, vediamo un po' se sale. Oh, stazione nascosta in curva, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ho contato 8 tronchi, incredibile, molto bello questo, sfruttare questo spazio soprattutto sotto gli elicoidali. Qui si sta salendo comunque di livello, stiamo andando sopra. No raga, molto, no raga, veramente molto bello, mi piace moltissimo. Peccato con questi motori a vista, spero che poi possano trovare il tempo di metterli sotto. No raga, è bellissimo, cioè guardate subito questi edifici ben definiti. Allora, un po' di luce in più non avrebbe guastato le immagini di questo plastico, pecca un po' sulle luci perché questo non ci dà, diciamo, una definizione del paesaggio fatta, diciamo, bene. I dettagli non sono proprio al top secondo il mio punto di vista, perché vedo sotto il muraglione qui la carta, fatto di carta, e questo non significa niente, però non è proprio il massimo che mi aspetto. Ma gli edifici, raga, guardate, gli edifici sono bellissimi, attaccati contro il muro, tagliati a metà, quindi per guadagnare spazio e dare profondità alla stazione. La stazione è strafighissima, guardate, gli edifici sono bellissimi. Credo che si tratti di edifici fatti con il Forex, non lo so, mettete nei commenti secondo voi che materiale è. Guardate che stazione, guardate che scorcio, molto bello. Sembrerebbe anche qui uno stile abbastanza ligure, non lo so, dovremmo indagare di più. Se c'è il proprietario che sta guardando questo plastico e si sta riconoscendo nel video, facci sapere dove sei, perché veramente è spettacolare quello che sto vedendo. Anche qui abbiamo una stazione un po' più alta, un livello più basso, dove passa in questo momento il treno con un binario solo. Tanti fanno questo tipo di tecnica per sfruttare di più il transito dei treni, molto bello. Ecco, qui quello che vi dicevo, vedete, i muraglioni qua in questo caso peccano un po' perché sono quelli di carta, che per carità vengono venduti da Faller e anche a Wagen, ma non sono mai il top in un plastico del genere, però diciamo che ti risparmiano un botto di tempo. Raga, guardate, qua io muoio perché è veramente bellissimo il dettaglio di questi. Anche il ponte, cavoli, avete fatto un lavoro bellissimo sul ponte, ma quella carta lì non ci sta. Il mattoncino, praticamente sto intendendo, raga, è stato fatto con l'applicazione della carta. Un po' come dire mettere la carta da parati in casa, stessa cosa. Comunque strafigo, guardate i dettagli degli edifici, continuo a dirlo, ma non ho parole. Horten Modegel Bahn Club, non lo so se sto dicendo giusto, ma è il video di un plastico che forse abbiamo già visto qualche periodo fa. E ragazzi, io giuro, quando vedo queste cose, sapete che io amo anche lo stile tedesco, austriaco, mi fa impazzire. Guardate i dettagli di questo plastico, ma guardate anche e soprattutto lo scorrimento dei treni. Spettacolare, 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 bellissimo. Amo questo genere, amo questo genere. Ragazzi, mettetelo nei commenti anche voi, io non so che da dirvi, guardate che bello, ma soprattutto guardate, a parte, diciamo, la grandezza di questo plastico, ma guardate questa massicciata, questa campata ben rialzata, avrà almeno 1,5 centimetri dal piano, e questa cosa a me fa impazzire tantissimo. Io amo le massicciate alte, ragazzi, e soprattutto il movimento, l'andamento dinamico di questi treni è assurdo, cioè è qualcosa di veramente. Sento l'odore da qua, sento l'odore da qui, guardate, sento l'odore guardate poi anche in questo caso ogni tanto anche i tedeschi riescono a fare qualcosa di carino. Guardate anche la sporcatura di questi treni, è fatta veramente giusta, senza esagerazione, ma col giusto tocco, quello che serve per un plastico di questo genere, raga. Guardate che fluidità. Allora, in alcuni video, non so se l'avete notato, faccio sentire il rumore dei treni, in alcuni video devo mettere la musica perché purtroppo certi canali caricano i video con le musiche sopra, addirittura musiche coi pirattate, quindi
per farvi vedere il video devo togliere la loro musica e purtroppo sostituirla con un'altrettanta musica che a me sinceramente non va l'idea, perché a me piace sentire, diciamo, la ASMR dei treni. Lo dico sempre sta cosa perché io credo che quando si parla di questi argomenti non c'è musica che tenga, perché la vera musica la fa il treno stesso in questo caso. Io amo la musica, lo sapete, però in questo caso dobbiamo ascoltare il suono del treno, come in questo momento questo scorcio con quella castello d'acqua, ragazzi, straordinario, straordinario. Stiamo guardando un passaggio adiacente a un passaggio a livello senza barriera che è una figata pazzesca. Guardate come è fatto bene, guardate come è fatto bene, ragazzi, cioè è veramente ma poi anche la profondità che abbiamo, e guardate in questo punto si vede anche la massicciata. Ora va a fuoco, guardate che bello. Cioè raga, ditemi voi, io rimango sempre scioccato davanti ai plastici tedeschi. Non tutti, perché ci sono anche quelli che, ma questo veramente mi piace. Guardate quel treno fermo sulla destra, madonna santa, ragazzi. Sono queste piccole emozioni, questi piccoli scorci che ti fanno veramente godere. Guardate qua i muraglioni, raga, cioè guardate sti muraglioni. E io quello che sto facendo anche sul plastico di Daniel è una roba simile. Qua è molto più alto però, raga. Ma sto ponte io l'avevo già visto, se non sbaglio l'avevo già visto. Questo è quello della Faller a doppio tracciato, raga. Boh, non so come dirvelo, cioè veramente bello. Ah, qua ci hanno messo il plexiglass davanti per non far toccare. Molto molto bello. Non so che dirvi, c'è qualcosa di straordinario. Bella questa idea nei modulari di andare sotto per recuperare spazio e rimanere sempre sullo stesso asse. Molto bello. Guardate qua, ditemi voi, guardate qua. L'entrata in stazione, zona stazione in curva con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, più di 18 tronchi li vedo solo da questa parte. E chissà questo plastico sarebbe da visitare dal vivo. Un giorno che avremo possibilità di farlo andremo in Germania a visitare anche i loro plastici, andare in varie associazioni tedesche e fare le riprese dal vivo. Siamo in Germania, Märklin, mi ha attratto molto questo canale, tratta Märklin e ha un plastichino niente male. Stiamo parlando del canale di Peter Pernsteiner. Qua in questo caso stiamo assistendo a un plastico in scala H0 gestito da una centralina Märklin ed è veramente qualcosa di eccezionale per quanto riguarda la movimentazione. Mi piace molto questo plastico, anche se un po' vintage secondo me, da un certo, c'è proprio quel 20% di vintage dentro che secondo me, vabbè che poi Märklin e del resto l'80% è così, che però un po' mi lascia un po' di amaro. Però mi piace molto la movimentazione di questi treni e soprattutto come è gestita la stazione e lo scalo merci. Guardate raga e fatemi sapere. Um in Richtung Schattenbahnhof zu fahren, macht sich am Durchgangsbahnhof auf Gleis 1 eine Baureihe 102 von Märklin nebst einem DB Regio Doppelstockwagenset von Märklin auf dem Weg zu Gleis 6 im Kopfbahnhof. Si parte da questo ponte in pietra, un viadotto bellissimo, credo sia Liguria, Riviera dei Ciclopi. Già il fatto che sia Riviera è sicuramente Liguria, credo. La vegetazione è stupenda, le mura, diciamo, del ponte è fatto da Dio,
Che cosa sto vedendo, ragazzi? Un passaggio a livello spaventoso, super realistico con uno scorcio di una chiesa. No! Ragazzi, che dettagli! Ragazzi, guardate, questa chiesa ha un no, raga, ma chi è? Io voglio i nomi di queste persone che hanno realizzato questa cosa. Passaggio di una 656, bellissimo, che esce da un tunnel con binario unico. Ancora vediamo lo scorcio, sempre con la chiesa in profondità, guardate che bello. Ed è fantastica la realizzazione di queste mura con queste pietre. Chissà, sono curioso di che materiale sia stato fatto. Non credo le Eolite, ragazzi. Forse è stato fatto a mano. Incredibile. Raga, guardate gli edifici sulla sinistra. Sono pazzeschi. Sono pazzeschi. La macchina parcheggiata con le luci accese. Credo sembrerebbe la polizia, ma non è italiana però. Raga, veramente spettacolare sto plastico. Qui abbiamo la catenaria che però si ballotta un po' il treno. Cosa c'è scritto? Non riesco a leggere cosa c'era scritto, è troppo veloce. Comunque, raga, allora dobbiamo approfondire di più su questo plastico. Votatelo nel frattempo, ma devo approfondire di chi è, che cos'è, Riviera dei Circoli, devo fare altre ricerche, perché secondo me ne vale la pena, anche perché qui le immagini non sono il massimo, però no, insomma, un po' e un po'. Il plastico in stazione è bellissimo, il marciapiede è strafigo. Credo sia Eolite qua, da come vedo, secondo me è Eolite. Stessa cosa mi è capitato con quest'altro canale che si chiama Andrea Borotto, anche lui 421 iscritti, ma con un botto di visualizzazioni. Tra l'altro sono video molto vecchi, di 6 anni fa, con una qualità video abbastanza buona, quindi credo che, non so se in questo momento non sta producendo più video o che cosa, ma andate a vedere, andate a commentare anche nel suo canale e chiediamogli di fare più video, perché ragazzi merita. Diciamo anche il fatto che ha fatto delle riprese molto belle con la GoPro o comunque con la mini telecamera a bordo del treno, o forse mi sa che qua era una telecamera attaccata in coda a una carrozza che anticipava una 652-088 che adesso vi faccio vedere. Alessandro Piazzai è un altro canale italiano che ho trovato qualche giorno fa e penso che anche questo non è la prima volta che mi balza davanti agli occhi, perché ha un sacco di video tutti ambientati in anni 80. Infatti guardiamo subito l'ambientazione, lo capite già da soli, e vedete proprio il transito di alcuni treni spettacolari. Guardatevi il video, ma ragazzi votatemi questo plastico, perché secondo me, al di là dello sfondo che è molto, ovviamente è un poster molto bello, ma il plastico ha dei dettagli mica male. A me è piaciuto tantissimo, ho guardato anche altri suoi video, quindi vi invito, come sempre faccio, ad iscrivervi, a guardare i canali dei rispettivi video che vi faccio vedere. Questo serve, ragazzi, proprio per divulgare questa cosa, perché non esisto solo io come canale, anche perché io non riesco a darvi tutto questo, e proprio per questo mi sono inventato questo format che serve sicuramente per tutti a darci un po' di idee, di fantasie e ad aprire gli occhi su questo fantastico mondo. Si chiama Manuela's Model Van Video, non so di preciso, ma credo che anche questo è un canale molto tedesco. Ma guardate, vi faccio vedere le manovre di questa V60 della Brava. Ragazzi, la Brava è una marca che io adoro tantissimo, molto costosa ma molto dettagliata, e guardate le manovre di questo bellissimo diesel. Parte proprio dalla stazione, sentiamo il sound di attivazione del motore, lo sfiato, si parte. Bellissimo, vi lascio alla manovra perché c'è un'entrata e un'uscita con un aggancio molto bello, e anche qui ragazzi aspetto la vostra votazione.
qualità, ma anche qui una bella palificazione, la vedo subito, vedo anche una buona massicciata, una bella traiettoria di linea, quindi binari messi in maniera secondo me molto professionale, ma vedo anche un paesaggio fantastico, raga, cioè segnaletica. Ok, andiamo a finire sotto. Raga, qui quando stavano registrando ci sono i tizi che stavano registrando con le telecamere in mano, stazione fighissima sulla destra. No raga, fighissimo, no, sto morendo, raga, oggi veramente mi verrà qualcosa al cuore perché sto vedendo troppa roba tutta insieme e non va bene, dopo il troppo storpia, ma non si deve esagerare con le cose. Ragazzi, l'emozione, cosa ho visto? Ma perché adesso andava troppo veloce secondo me, quindi non ho fatto in tempo a vedere quello che è andato a sinistra. Cosa è successo? Se stava per fermare? No, andiamo avanti, raga. Siamo alla stazione, qui è la stazione di San Satiro. Ma quanto è bello, raga. Ma quanto è bella anche l'illuminazione, mi piace un botto, a LED. Raga, tunnel, portali infiniti, molto bello, ragazzi. Stiamo salendo di livello? No, non stiamo salendo, ma stiamo andando sotto. Ah, telecamera infrarossi che guarda sotto la stazione nascosta per poter vedere tutti i treni. Molto bella questa cosa, ragazzi. Devo dire che qua, ve lo dico già in anticipo, molto alto il dettaglio del plastico, molto bello e fluido l'andamento dei treni e soprattutto spettacolare tutte, diciamo, le riprese che sono state fatte, le angolazioni, perché ha creato delle zone veramente molto molto belle, specialmente questa entrata in stazione in curva è veramente straordinaria, con questo tunnel che passa sotto, con questo trattore sulla destra, è spettacolare. Anche qua guardate la manovra di questa locomotiva che porta dei carri fuori dallo scalo, è praticamente qualcosa di eccezionale. I binari do un bel voto alto, sono fatti bene, i movimenti della trazione dei treni è secondo me tutto sommato, non è da 10 ma un bell'otto in complesso. Io a questo plastico io lo lascio, ve lo dico chiaro e tondo. Mi piace molto la massicciata, mi piace molto come sono state fatte le curve, è molto molto yeah. Quindi per me questo è stato il plastico più bello in assoluto di questo video di oggi, secondo il mio punto di vista. All'interno di YouTube sono incappato in un canale che non ho mai visto e si chiama Treni e Trenini sul plastico di Nova Luna. Mi sono anche iscritto a questo canale, ha 419 iscritti in questo momento e ragazzi vi invito ad andarlo a visitare perché ha su delle cose veramente spettacolari, stile FS, e tra l'altro sono stato attratto ovviamente anche dal fatto che in questo video c'è la 656 che io amo tantissimo, e guardate perché veramente ne vale veramente la pena. Andate a vedere il canale perché raga, secondo me alto livello. Siamo invece in un'altra ambientazione del tutto tedesca. Ho scoperto di questo club Wittenbach. Non lo so se è una cosa nuova, raga, ma io leggo 2022, ho guardato un po' il suo canale, niente male. Plastico in scala N, mastodontico, ragazzi. Io questo plastico l'ho guardato, ho visto vari video, vi invito ad andare a vedere perché veramente, raga, ne vale la pena, è qualcosa di strepitoso. Non è dettagliato, diciamo, a livelli di finezza per quanto riguarda quello che insomma ci aspettiamo, soprattutto noi esigenti, ma ha una particolarità, quello che la scala N offre, ovviamente la possibilità di avere una grande visione di un layout, in questo caso tra l'altro molto montuoso, ci sono un sacco di montagne, mi ricorda un po' il mio vecchio plastico dell'associazione, ma guardate ragazzi la scala N cosa vi permette di fare, ma soprattutto guardate quanti treni circolano su questo plastico, ma quanto è bello, raga, guardatelo perché veramente a me ha lasciato veramente commosso. Noterete anche il passaggio di un camioncino in scala N della Faller Car System, ma soprattutto assisterete a momenti epici di salite sopra le montagne e poi anche una grande stazione con un bellissimo smistamento e un ponte spettacolare che passa sopra di essa. Ragazzi, guardatelo perché veramente ne vale la pena. Ripeto, dettagli non straordinari, classica cosa tedescona, ma ragazzi veramente il plastico è stupendo. Il canale si chiama Spiris Modelbahn Welt, quindi andatelo a vedere ragazzi perché è veramente figo. Io l'ho adocchiato, mi è piaciuto molto il rotabile, mi è piaciuto molto il fatto che lui abbia messo la telecamera proprio nella macchina, quindi in cabina, anche se non la fa andare, cioè in qualche punto la fa andare, io non l'ho registrato perché faceva veramente schifo, era fastidioso vederlo a scatti e quindi molto probabilmente quel giorno non gli andava e si è arreso e ha lasciato la telecamera sui binari, che devo dire, i binari, la massicciata, l'armamento in generale molto bello, il passaggio dei treni molto bello, ma mi lascia strano
il fatto che siano digitali e che tutti questi treni, come avete notato, partono a scatto, cioè sembra quasi come che non ci sia proprio quella giusto contatto coi binari da parte delle locomotive, quindi una conduzione un po' trasandata che non permette un fluido passaggio o movimento dei treni. Guardate, vanno un po' a scatto, sembrano quasi laggare, come si dice nel gergo del gaming. Guardate anche qua, guardate la partenza di questa, bello il sound, bello tutto, ma poi la partenza è molto guardate, non ci siamo, c'è qualcosa che non quadra, dovrà correggerlo. Magari andate a vedere tutti i suoi video e magari glielo scrivete nei commenti, che secondo me forse una piccola pulitina ai binari potrebbe migliorare la movimentazione di questi treni. Io voto 5 in questo plastico, raga. Venice Modelbahn, un altro canale che ho trovato, e si tratta appunto di uno dei tanti suoi video, ne ha fatto molti di vari plastici, in questo caso scorci di un plastico di un'associazione che si trova a Lipsia. È un'associazione di modellismo ferroviario che si chiama Friedrich List, non so se l'ho pronunciato giusto, e comunque dice che appunto si tratta di un bellissimo plastico che si dimostra appunto abbastanza dettagliato, ovviamente stile tedesco. Andiamolo a guardare e anche qui aspetto i vostri voti. Allora, guardandolo così di primo impatto, veramente devo dire che siamo sempre davanti al solito discorso tedesco con quei caseggiati molto plasticosi, però non posso dire che non è bello, raga. Ho fatto nello scorso video, sono incappato in un altro canale più o meno simile al mio, e anche in questo sono entrato in un altro canale che si chiama Ta Models, gestito da un ragazzo o due ragazzi, penso molto giovani, e questa cosa mi fa star bene, sapere che esistono ragazzi giovani che fanno questo tipo di genere, e italiani finalmente, dove questi ragazzi credo abbiano un'associazione o comunque un luogo dove possono fare veramente tanto, un po' come facevo io 5 anni fa, e stanno facendo delle cose molto belle, stanno divulgando tante tecniche che possono essere utili specialmente per chi lavora sui plastici modulari. Infatti sono entrato in questo video, che vi lascio alcune piccole immagini, poi vi invito ad andare a vedere il canale, dove fa vedere come fanno a tagliare un plastico. Io ho trovato veramente un lavoro fatto bene, gestito da persone competenti, e quindi ragazzi il mio applauso va a questo gruppo. Spero che cresca tantissimo, in questo momento ha 3700 iscritti, ma dobbiamo andare a guardarlo e dargli forze di fare magari più video. Frigo di malinconia e quindi sono ritornato nel canale dell'amico Treni e Trenini sul plastico di Nova Luna. C'ero già andato in qualche altra reaction. Questo video l'ha pubblicato mentre io stavo facendo questo video, mi è balzato davanti agli occhi che era appena uscito, io l'ho preso al volo e non potevano non farvi vedere questo scorcio ferroviario straordinario, ambientato anche qui in anni molto molto remoti, e stiamo parlando del passaggio di una 685 a vapore. È un plastico in scala N. Ecco, qui possiamo osservare quanto la scala N non sia ovviamente come l'H0 a livello qualitativo, a livello di impatto, a livello di emozioni, diciamo molto dettagliato e molto forte, però guardate voi stessi questo convoglio, quanta strada riesce a fare in poco spazio, anche se questo è un bel plastichino abbastanza gigante, però potete vedere voi stessi che quello che state guardando adesso, guardate, è un'immensità, è la metà di quello che io sto costruendo per Daniel, cioè per farvi un'idea, quindi anzi la metà, meno della metà. Guardate quanta strada riesce a fare questo treno, proprio per il fatto che con la scala N vi potete sbizzarrire veramente veramente tanto. Comunque guardate, c'è una bella stazione sul lato destro con uno scalo pieno di treni parcheggiati, zona industriale,
molto bello, strade, autostrade, un botto di ponti. Questa cosa ovviamente voi ve la potete permettere solo esclusivamente in scala N in poco spazio. Passiamo a quest'altro canale, Alter Klapper Nocken, penso si dica così, non lo so. Andate a vedere il suo canale qua sotto, vediamo di che cosa si tratta. Anche qui stiamo guardando un plastico veramente eccellente secondo il mio punto di vista, perché raga, guardate dall'alto. Ecco, questo è lui che parla, è uno che racconta, si racconta, fa vedere, e credo che sia veramente qualcosa di eccezionale. Classico plastico tedesco, ma a me, sapete raga, questi plastici qua piacciono un botto. Cioè, chiedetemi di costruirvi il vostro plastico e lo chiedete a me, io ho sempre questa idea, parto sempre con questo concetto qua. Anche se per esempio qua vedete le casette non sono proprio sporcate a dovere, sono un po' plasticose, però ci sta. Gran finale con parte serale, notturno con le luci. Beh, carino, raga, carino. Un canale norvegese, si chiama Orten Modergenbahn Club, non so se si pronuncia così, raga, però, oh, raga, un plastico da brividi, guardatelo, perché veramente già la partenza con quella stazione è veramente qualcosa di eccezionale. Sinceramente credo sia ambientato in Germania come stile di plastico, perché vedo i rotabili sono molto tedeschi, ma guardatelo e fatemi sapere. È la prima volta che mi trovo a guardare e a commentare su un plastico fatto da un norvegese. Anche qui in questo video ho dovuto coprire con la mia musica, perché c'era la musica sua copyrittata, è un disastro. Un peccato, perché era veramente una sviolinata ascoltare quel sound dei treni che passavano. Anche se c'era quel poco di sottofondo di una musica del cavolo che dava fastidio, io non capisco perché mettere le musiche durante il transito dei treni. Non ha senso, non ha senso. Comunque raga, un plastico niente male, cioè è quello che piace a me, lo stile che piace a me è questo, raga. Lo sapete già, lo vedete. Stile roccioso, con molte montagne, gallerie. Partiamo da questo primo canale che si chiama Timsy Tanker, è un canale inglese, non so di preciso di quale parte dell'Inghilterra, ma in questa parte del video vi faccio vedere alcune cose che lui ha registrato in una fiera di Worley che si trova appunto nel Regno Unito. A quanto pare, se non ho capito male, si tratta dello scartamento scala TT. Strano, in Inghilterra di solito sapete funziona molto la 00, ma in questo caso scala TT. Andiamo subito a vedere questo plastico, o comunque questa mostra di plastici. Ecco, qui non dice se è scala TT, io l'ho letto nella sua descrizione del video, che ovviamente ragazzi trovate linkati qua sotto, tutti i canali che andrò a citare li trovate qua sotto, così potete andarli a guardare ed eventualmente potete anche iscrivervi ai loro canali rispettivi. Comunque raga, a me questa non sembra la scala TT, io conosco bene la scala TT, questa non è TT per niente, questa è la 00, forse alcuni plastici che ha filmato forse erano in scala TT. Raga, ma quanto è bella sta stazione! No, che bella! Assistiamo a un passaggio di una classica locomotiva a vapore con carri merci a seguito. Molto bello quel plastico modulare, raga. Oh, questa è la locomotiva che ho guidato su Train Simulator, vi ricordate? È proprio quella. Non so il nome, ma è un diesel. Anzi, devo informarmi bene sui nomi delle ferrovie inglesi, perché mi sta appassionando sempre di più l'idea di scoprire i nomi di tutte le ferrovie, o meglio, i nomi di tutte le locomotive delle ferrovie del mondo. Ma che cos'è, raga? Ma quanto è grande? È pazzesco. È pazzesco, raga. È immenso. Guardate che lavoro. Ci sono 1, 2, 3, 4 livelli di binari. Questo potrebbe essere scala TT, se non addirittura N. È immenso, è immenso. Oh, una bella manovra. Oh, lo stile è troppo bello, raga. Questa è scala 00. World National Model Railway Exhibition.
please do not touch, quindi non toccate. Quindi vuol dire che anche là c'hanno le mani lunghe, raga. No, bello, bello. No, lo stile mi piace molto perché comunque amo vedere le ferrovie a diesel soprattutto. Le Train Daleks, credo si pronunci così. In questa parte del video si vedono alcune immagini captate da, credo, una fiera fatta a dicembre in Francia, ma questo canale offre tantissimi scorci di tantissimi plastici francesi. Dategli un'occhiata ragazzi perché sono veramente belli. Fantastico. In questa parte raga ho dovuto mettere un po' di musica sotto perché il tizio aveva caricato questo video con della musica copirattata sopra, era un problema. Quindi l'ho coperto un po' con la mia musica. Lo so, sapete che io non amo mettere le musiche sotto la movimentazione dei treni, amo di più sentire proprio la SMR dei treni, che è uno spettacolo. Guardate che roba ragazzi, piattaforma con zona di rimessa, stile del tutto francese raga. L'unica cosa negativa raga, il cameraman andrebbe strozzato perché è veramente qualcosa di inguardabile, cioè mi dà il senso come se fosse stato lì con la telecamera in mano a fare tipo io riprendo quello che viene e lo porto a casa, vabbè. Comunque guardate, lo scorcio è molto bello, c'è una tipologia di natura che è molto francese, si vede proprio dai colori, e quindi credo che siano stati molto attenti ai dettagli quasi quanto i nostri plastici italiani. Oh raga, poi tra l'altro ditemi nei commenti qua sotto, sincero, a me le ferrovie francesi piacciono veramente tanto, quindi posso dire che sono veramente belle. Io pensate che la prima locomotiva francese l'avevo avuto in regalo da mio padre tantissimi anni fa, quando avevo 7-8 anni, quindi molto tempo fa, ed era della Lima. Adesso non ricordo neanche il modello, però mi ricordo che era Lima, quello sì. Guardate questo scorcio di una sorta di casello, credo. Sì, penso sia un casello. Il passaggio di questa locomotiva a vapore, ragazzi, è straordinario. Ma vogliamo parlarne di questo ponte? Cioè, è la fine del mondo. Il passaggio a livello è qualcosa di strepitoso perché guardate, si abbassa, motore molto, molto veloce, però va bene, molto bello. E sì, eccezionale, anche questo treno ragazzi, guardatelo. Come ho detto prima, le carrozze francesi assomigliano molto a quelle nostre, e sono molto molto caratteristiche, mi portano molto indietro col tempo raga, le amo per questo motivo qua. Model Trains DSA, credo di averlo fatto perché me lo ricordo benissimo questo plastico ragazzi. Questo è veramente un bel lavoro, stile FS, andatelo a vedere perché raga voglio i vostri commenti anche sul suo canale, perché secondo me bisogna spingerlo a far fare altri video.
secondo me è molto timido, deve dargli dentro, perché ragazzi ha in mano un potenziale. Guardate la sporcatura di questa locomotiva 656 e guardate anche il plastico. Forse questo, appunto, ripeto, non mi è nuovo, ve l'avevo fatto già vedere e ci sono incappato nuovamente perché rimango attratto sempre da questi lavori fatti in maniera veramente straordinaria. Io su questo plastico voto veramente 10 dal massimo, raga. Secondo me a livello di lavoro sta facendo tante belle cose. Secondo me deve fare ancora delle rifiniture, ma è partito veramente con la marcia giusta. Guardate che roba, raga, cioè è veramente veramente fatto bene. Anche la struttura degli edifici è veramente invidiabile, raga, invidiabile. E non mi ricordo più il nome di chi era, comunque trovate il link, andatelo a vedere, ed è sul canale di Pilentum, che conoscete sicuramente tutti, l'ho linkato comunque. E raga, un plastico in stile credo ligure, molto bello, raga. Guardate i dettagli di questo plastico, ecco, non per dire, ma noi italiani sui dettagli siamo molto particolari, ecco, tutto rispetto ai tedeschi, ma guardate i dettagli della natura, guardate i dettagli dei colori, cioè wow, wow. Godetevi queste immagini, raga, perché veramente sono spaziali, sono straordinarie. Ogni tanto si vede qualche locomotiva elettrica col pantografo alzato, per i piaceri di tanti di voi che scrivono nei commenti a volte arrabbiati che non vedete i pantografi alzati quando c'è la palificazione. Ecco ragazzi, un incrocio, un treno notte. Con un video di Nino F652, che salutiamo, uno dei canali italiani dove fa dei video di altissima qualità, sia dalle riprese della camera ma soprattutto anche della particolarità del suo plastico, che è veramente bello. Gloria FS a San Biagio 2, andate a guardare il canale di Nino, che in questo momento ha raggiunto i 678 iscritti, ma dobbiamo portarlo ancora più su. Entro l'anno nuovo dobbiamo portarlo a 1000, raga, perché merita tantissimo. Fa un botto di views ma pochi iscritti, forse perché l'avevo detto anche l'altra volta, non interagisce molto col pubblico, ma se lui magari un giorno cominciasse a parlare un po' nei video sicuramente avrebbe un po' più di iscritti. Raga, guardatevi questo evento, e con questo vi saluto, vi lascio alla fine di questo video con le immagini di Nino che salutiamo, ma voi mettete nei commenti ora la votazione di tutti i canali che abbiamo visto adesso. Io credo che meritano tutti un 10, anche se c'è qualcuno che qualche puntino in più, qualche punto in meno, ma sicuramente, raga, sono tutti belli, anche perché il mondo del modellismo ferroviario non può non essere bello. E soprattutto, ragazzi, magari la qualità delle telecamere, che potrebbe magari agire un po' nei voti, perché magari qualche scarsa qualità di video non ci dà l'emozione di vedere qualcosa ben messo a fuoco con una luce giusta. Però raga, comunque si vedono quando i lavori sono fatti bene. Guardatevi il passaggio di queste TR, il famosissimo Sette Bello, in questo plastico di Raffa, che salutiamo. Non sapevo avesse un sito, andate a vedere il suo canale, vi ricordo che linko tutti i canali che vado a menzionare in questo video, andateli a vedere, iscrivetevi possibilmente, perché raga, veramente è qualcosa di eccezionale. Sono rimasto sotto shock, il plastico è molto dettagliato e devo dire che io mi aspetto altri video da questo signore, perché non lo conosco, mi piacerebbe conoscerlo, perché ha un plastico veramente yeah. Quindi votate, a proposito vi ricordo sempre di votare qua sotto, mettete i vostri voti da 1 a 10 di ogni singolo plastico che andiamo a guardare. E che dire raga, poi tra l'altro qualche settimana fa mi sono imbattuto in un documentario proprio sul Sette Bello, l'ho visto, non so se era in televisione o l'ho visto su YouTube, ma credo forse in TV, dove hanno fatto vedere la costruzione del Sette Bello e il periodo storico in cui veniva utilizzato, soprattutto la cabina davanti, quella appunto panoramica, che era solo per privilegiati. Però secondo me non era proprio bellissimo come treno. Fatemi sapere cosa ne pensate.
Mai avrei pensato nella vita che esistesse la possibilità di fare questa tipologia di video. Sinceramente ci avevo pensato un po' di tempo fa, ma io ancora non ho la possibilità di farlo in quanto non ho un layout così ben definito da farvi vedere. Ma questo canale, che si chiama Renaud Hiver, è un francese, fa dei video praticamente film ambientati sui plastici dove fa parlare i personaggi mentre fanno le manovre sui treni. Cioè ragazzi, qualcosa di spettacolare. L'ho scoperto, fa dei video bellissimi, a 21.000 e passa iscritti, fa delle views pazzesche perché i video sono belli, qualità altissima, ma poi sono praticamente interpretati dalla sua voce, dove si racconta, dove ci sono colleghi ferroviari che parlano tra di loro, ed è bellissimo. Infatti vi faccio vedere questo scorcio, guardate ragazzi, dove lui comincia, ovviamente parla francese, ma potete attivare le traduzioni e capire facilmente, e vedete lui fa parlare i personaggi, poi le riprese sono spettacolari, sembra che addirittura qua ci sia il drone, cioè veramente pazzesco. Andatelo a vedere, spolliciate, dite che vi mando io, perché veramente merita un canale così, con una creatività altissima. Alors, on n'est pas bien là. Ah, tiens, regarde, on va croiser une vénérable 140. Andiamo a vedere questo plastico di Leonardo Pietrolungo e votate, mi raccomando raga. Si parte, fantastico, qua già lo conoscevo, l'ho visto prima, i primi 10 secondi l'ho visti, e passiamo davanti alla stazione. Da qui poi non so ben niente, quindi raga abbiamo una stazione a 1, 2, 3, 4, 5, 6 binari, vari tronchi, no, bellissimo, no, ragazzi, sto godendo, godo come un riccio, come direbbe, oddio raga, belli questi scambi slanciati, panificazione direi molto yeah, la panificazione stile FS del tutto italiano con palo tondo, e andiamo in galleria raga. Oddio, c'è la catenaria anche in galleria. Raga, hanno messo la catenaria anche sotto le gallerie. Però, e devo dire che la catenaria è stile Marklin o stile Guessman, e credo che però i pali non rispettano lo stile di catenaria, cioè nel senso avrebbero potuto mettere il filo metallico che avrebbe reso molto più bella la catenaria. Comunque raga, stupendo il panorama. Cosa sto guardando raga? Ma cosa sto guardando? Ma io lo vogliamo fare un applauso, anche i cartelli della velocità ragazzi, bellissimo, la segnaletica è spettacolare, i tunnel sono fatti da Dio, le montagne pure, è lo stile che a me comunque piace. Ma quanto è grande sto plastico, sta entrando in un'altra stanza? No raga, ma che figata è? Ma oddio raga, ma cos'è, un tunnel sotto un sotterraneo? Cos'è, una cantina? Bello da vedere, godurioso, guardatelo e fatemi sapere anche voi se la pensate come me, ma credo sicuramente di sì.